Ciao da Stefano Verona, Psicologia Semplice. Oggi parleremo di come si entra nell'inferno del gioco d'azzardo e il perché sia così difficile uscirne. Iniziamo a capire il perché le persone giocano la prima volta che lo fanno. Ovviamente lo fanno perché sperano di vincere e poter realizzare qualche loro sogno grazie alla vincita. Ma mentre giocano può avvenire qualcosa di molto pericoloso, cioè vincere. Questo causerà una potentissima attivazione del cervello, il quale attiverà rapidamente un'enorme produzione di dopamina. Questa molecola la produciamo normalmente durante tutta la giornata, ma lo facciamo in misura maggiore in una parte del nostro cervello tutte le volte che desideriamo qualche cosa. Noi solitamente desideriamo le cose che non abbiamo ancora, ma che consideriamo potenzialmente raggiungibili. Le desideriamo nell'attesa di raggiungerle e così facendo produciamo dopamina in quelle aree del cervello. Questo lo facciamo nell'attesa o nella speranza del loro raggiungimento e questo ci rilascia una piacevole sensazione. Ci sono invece delle cose che riteniamo di non poter avere. Mi riferisco a tutte quelle cose che ci piacerebbe poter avere, ma che rinunciamo ben presto a desiderare per evitare di sentire una sensazione di frustrazione. Le mettiamo in un cassetto, non le andiamo più a guardare, proprio per evitare di avere quella spiacevole sensazione. Ma quando abbiamo vinto molto denaro, allora possiamo tornare a desiderarle. E allora il cassetto si riapre. Prima erano inaccessibili al nostro budget, ora non lo sono più. E quindi si riattivano tutti i desideri legati a quelle cose che pensavamo di non poterci permettere. Questa potente e veloce attivazione dei desideri farà quindi produrre un grande quantitativo di dopamina in un tempo molto breve. Quella sensazione è la medesima che viene attivata grazie all'effetto di una sostanza psicoattiva come la cocaina. Per il suo cervello è esattamente come se avesse assunto una dose di cocaina. La cocaina, come e più di altre sostanze stupefacenti, è infatti in grado di generare una massiccia presenza di dopamina in quelle aree del cervello. E quando tornerà a giocare non lo farà spinto dal desiderio di qualcosa che avrebbe potuto comperarsi grazie alla sua vincita. Questo è solo quello che si racconta per giustificare a se stesso che sta buttando via dei soldi dentro una slot machine. Lo farà per sentire nuovamente quella piacevole e inebriante sensazione. Egli infatti gioca perché il suo cervello possa produrre nuovamente quella sostanza che lo ha fatto stare così incredibilmente bene. Vedete, durante la giornata noi produciamo continuamente della dopamina e il nostro livello si alza però grazie ai nostri piccoli desideri. Il cappuccino al bar, la pausa pranzo o una cena al ristorante. Ma una vincita al gioco innalza incredibilmente il nostro livello di produzione di dopamina, in una maniera veramente molto più massiccia. E dopo aver avuto un picco di dopamina molto alto, questo rapidamente crolla ancora più in basso di com'era prima di aver iniziato a giocare. Il ludopatico quindi gioca per continuare a desiderare e così produrre nuova dopamina per tornare almeno al livello base a cui era abituato. Avrete capito che quindi il ludopatico non desidera più vincere, ha bisogno di desiderare. E questo per non sentirsi affamato di dopamina, poiché quando la dopamina è bassa ci sentiamo apatici e infelici. Capirete che arrivati a questo punto non si tratta più di desiderio di giocare, ma di bisogno. Siamo entrati in una dipendenza. La dipendenza dal bisogno di dopamina. Continuando a giocare ovviamente si inizia regolarmente a perdere e questo non migliora affatto la situazione dal punto di vista del desiderio. A questo punto compare anche il desiderio, bisogno di recuperare la cifra perduta
E questo è ancora più forte di quello che si aveva inizialmente quando desideravamo vincere. Così la produzione di dopamina aumenta ancora, con una conseguente ricaduta in basso dopo ogni vincita o perdita. Il ludopatico infatti smette di giocare quasi sempre solo quando ha finito il denaro a disposizione. E questo dopo una disperata rincorsa a un benessere emotivo che si fa sempre più lontano ogni volta che continua a giocare. Chi osserva da fuori un giocatore patologico, magari davanti a una slot, vede una persona in uno stato di trance. Molte volte bevono, fumano per cercare disperatamente di tenere sempre alti i livelli di dopamina. È qualcosa di molto angosciante, perdonatemi se vi ho descritto questa situazione, ma ci tenevo anche un po' a impressionarvi, proprio per farvi rendere conto di quanto sia pericoloso questo comportamento. Sono contento invece di aver iniziato a parlare di dopamina, perché quello della dopamina è un discorso che continueremo a fare perché riguarda tutte le dipendenze e quindi lo riprenderemo sicuramente anche quando parleremo di altre sostanze. Se non avete voglia di aspettare e avete voglia di avere in mano un corso completo sulle dipendenze dove tratto tutte le sostanze e i comportamenti, ricordatevi che avete la possibilità di averlo a un prezzo veramente molto basso, semplicemente facendomene richiesta in fondo al video, proprio dove ci sono i commenti. A proposito di commenti, ricordatevi sempre di commentare i miei video, lasciando anche solo un grazie, oppure lasciandomi delle domande. Mettete un like se vi è piaciuto e vi è sembrato utile, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e poi potete aiutarmi condividendolo con i vostri amici sui social o inviandolo nelle loro chat. Vi saluto e vi do un arrivederci al prossimo video. Ciao!